contenenti il materiale necessario per la realizzazione del mio progetto in collaborazione con Semplici Bijou. Cominciamo ad aprire le bustine. Iniziamo l'esposto e iniziamo dalla bustina numero 11. Una coppia di rivoli da 14 mm. Bustina numero 12. Abbiamo delle perle di vetro da 4 mm, che è una colorazione che adoro, e delle kite. Bustina numero 13. Abbiamo dei bicono preziosa da 3 mm, eccoli, e dei mezzi cristalli da 4 mm. Bustina numero 14. Delle Wibe Duo. Wow. Bustina numero 15. Qui troviamo delle Drop Duo e delle Super Duo. Bustina numero 16. Qui abbiamo delle Rokyle Miyuki. Allora, abbiamo due colorazioni di 11.0, eccole qui. Ed una colorazione di 15.0. L'ultima bustina, la numero 17. Qui troviamo una catena in alluminio, un portaciondolo e degli anellini con una chiusura. Quante belle meraviglie del mio progetto, che come avete potuto intuire si tratta di un ciondolo. Ve lo mostro subito. Ecco il ciondolo Saulé, un progetto in collaborazione con Semplici Bijou. Guardate che meraviglia di colori. Complimenti René, fai sempre degli abbinamenti meravigliosi. Il ciondolo è abbastanza grande, è compatto, piatto. Il tutorial è un po' lungo, ma vi assicuro che ne vale la pena. Non mi dilungo molto e vi lascio al tutorial. Oltre al materiale elencato abbiamo bisogno di ago e filo. Io uso un ago pony da 11 e come filo il mio solito Fairline da 0,15. Iniziamo con l'incastonatura dei rivoli da 14 mm, quindi per prima cosa inseriamo 32 Rokyle 11.0, chiudiamo a cerchio ripassando in tutte le perline. Ecco che ho chiuso a cerchio, ho fatto un paio di nodini, ho tagliato il filo in eccesso e mi sono portata avanti nelle Rokyle per allontanarmi dal nodo. Ora inserisco sul lago una 11.0 e mi inserisco, salto la Rokyle 11.0 successiva e mi inserisco in quella dopo. Inizio praticamente a lavorare a peyote. Ancora una volta una 11.0, salto la Rokyle successiva e mi inserisco in quella dopo.
Facciamolo ancora una volta insieme. Una rocaille 11,0, salto la rocaille successiva e mi inserisco in quella dopo. Faccio questo passaggio per tutto il giro. Sto per inserire l'ultima rocaille 11,0 del giro, quindi salto la rocaille successiva e mi inserisco in quella dopo. Ora, senza inserire nulla sul lago, mi inserisco nella prima rocaille 11,0 del giro. Adesso farò la stessa cosa, solo che mi risulterà comunque più facile in quanto gli spazi sono già evidenziati. In questi spazi quindi inseriremo altre 11,0. Ecco qui, quindi una 11,0 e ci inseriamo nella rocaille 11,0 successiva. Facciamo questi passaggi per tutto il giro. Sto per inserire l'ultima rocaille 11,0 del giro. Mi inserisco nella rocaille successiva e se riesco direttamente risalgo nella prima rocaille del giro. Tiriamo bene il filo. Adesso faremo gli stessi passaggi sempre con le 11,0 ma del secondo colore, quindi una 11,0 e mi inserisco nella 11,0 successiva, ancora una 11,0 nella 11,0 successiva, una 11,0 e ci inseriamo nella 11,0 successiva. Ripetiamo questo passaggio per tutto il giro. Ecco qui, a giro ultimato vediamo che si è formata una gabbietta pronta ad accogliere il nostro rivoli da 14 mm. Inseriamo i rivoli all'interno. Ora mi sono portata ad uscire da una rocaille 11,0 del secondo colore. Inseriamo sul lago una 15,0 e ci inseriamo nella rocaille 11,0 successiva. Ripetiamo quindi gli stessi passaggi di prima, ma ora usiamo le 15,0. Ancora una 15,0 e ci inseriamo nella 11,0 successiva. Ripetiamo questi passaggi per tutto il giro. Questa è la nostra incastonatura. Per continuare la lavorazione mi sono portata ad uscire da una rocaille 11,0 centrale. Inserisco sul lago una rocaille 11,0 del primo colore, un mezzo cristallo da 4 mm, una rocaille 11,0, un mezzo cristallo da 4 mm e una rocaille 11,0. Saltiamo la rocaille 11,0 successiva e ci inseriamo in quella dopo. In questo modo facciamolo ancora insieme: una rocaille 11,0, un mezzo cristallo, una rocaille 11,0, un mezzo cristallo e una rocaille 11,0. Saltiamo la rocaille 11,0 successiva e ci inseriamo in quella dopo. Facciamo questo passaggio per tutto il giro. Questo è il risultato a giro ultimato.
Mi sono portata ad uscire da una Rockail 11.0 al centro dei mezzi cristalli. Inseriamo ora sul lago questa sequenza: una Rockail 11.0, una kite, una super duo, una kite e una Rockail 11.0. Portiamo alla fine del filo e ci inseriamo nella 11.0 successiva, in questo modo. Ripetiamo questo passaggio per tutto il giro. Ecco, a giro ultimato ci troviamo in questo modo. Non vi preoccupate se la lavorazione risulta lenta, ma si sistemerà poi tutto pian piano. Adesso ci dobbiamo portare ad uscire dal foro libero di una super duo, quindi senza inserire nulla sul lago ci inseriamo nelle perline successive, anche nella super duo, e a questo punto, ecco qui, ci inseriamo nel foro libero della super duo. Ora inseriamo sul lago 5 Rockail 15.0, 2, 3, 4 e 5, eccoli qui, e ci inseriamo nella Rockail 11.0 che si trova questa sotto alla coppia di mezzi cristalli. Ecco qui. Adesso altri 5 Rockail 15.0, eccole, e ci inseriamo nella super duo successiva. In questo modo ripetiamo questi passaggi per tutto il giro. Sto per inserire le ultime 5 Rockail 15.0 del giro. Mi inserisco nella super duo e anche nella 15.0, nella prima 15.0 successiva. A questo punto inseriamo una Rockail 11.0 del secondo colore, una drop duo e una Rockail 11.0 in questo modo, e ci inseriamo nella 15.0 super duo e nella 15.0 successiva, così. Rifacciamo di nuovo questo passaggio insieme, quindi una 11.0 del secondo colore, una drop duo ed una 11.0, e ci inseriamo nella 11.0 nella super duo e nella 11.0 successiva. Ripeto questo passaggio per tutto il giro. A questo punto mi sono portata ad uscire dal foro alto di una kite ed inserisco una Rockail 15.0, un bicono 3 mm ed una Rockail 15.0 e mi inserisco nella kite successiva. Ora inserisco una Rockail 11.0, una Wibe Duo e una Rockail 11.0.
la WB2 inserita in questo modo e ci inseriamo nella kite successiva. Quindi in corrispondenza della Super Duo tra le kite andrà inserita una 15-0, un bicono da 3 e una 15-0, e in corrispondenza della Drop Duo andrà inserita tra le kite una Rockail 11-0, una WB Duo e una Rockail 11-0. Quindi procedo per tutto il giro facendo questi passaggi. Sto per inserire l'ultima sequenza del giro, quindi una 11-0, una WB2 e una 11-0, e mi inserisco nella kite successiva e in tutte le altre perline successive fino ad uscire dalla Rockail 11-0 che precede la WB2, questa qui. A questo punto inseriamo sul lago una 15-0, una 11 del secondo colore e due 15-0 e ci inseriamo nel foro della Drop 2 che si trova sottostante. Ora inseriamo 2 15-0, una 11 del secondo colore e una 15-0 e ci inseriamo nella 11-0 questa qui. Ci inseriamo anche nelle perline successive fino ad uscire di nuovo dalla 11-0 che precede la WB2 e fare gli stessi passaggi. Faremo questi passaggi per tutto il giro. A questo punto, per procedere, bisogna uscire dalla Rockail 15-0, questa di lato alla Drop Duo, e inserire sul lago 2 Rockail 15-0 ed inserirci nel foro inferiore della Drop Duo. Fare la stessa cosa anche da quest'altro lato, quindi altre 2 15-0 ed inserirci nelle Rockail superiori e infilarci adesso in tutte queste perline qui, quindi nella Rockail 11-0, nella kite, nella 15-0, bicono 15-0, ancora kite 11-0, riscendere giù in queste Rockail e ripetere gli stessi passaggi, quindi 2 Rockail 15-0 ed inserirci solo nel foro inferiore della Drop Duo, tirare bene il filo, altre 2 Rockail 15-0, ritornare su e ripetere questi passaggi per tutto il giro. Ecco qui, mi sono portata ad uscire da un bicono da 3 mm. Inserisco sul lago 2 11-0,
un bicono da 3 mm e 2 undici 0 e mi inserisco nel foro alto della WIB Duo successiva. Ancora 2 undici 0, un bicono e altre 2 undici 0 e mi inserisco nel bicono successivo, solo nel bicono. Ripeto questo passaggio per tutto il giro. Sto per inserire l'ultima sequenza del giro. Ora procedo portandomi ad uscire dal bicono dei 3 mm successiva alla WIB Duo. Quindi risalgo su nelle perline ecco qui. Ora inseriamo sul lago una 15 0, una perla da 4 mm e una 15 0. E ci inseriamo nel bicono da 3 mm successivo. Andiamo avanti e procediamo con gli stessi passaggi. Tiriamo bene il filo, quindi a questo punto ancora una 15 0, una perla da 4 mm ed una 15 0 e ci inseriamo nel bicono successivo. Tiriamo bene e ripeto questi passaggi per tutto il giro. Ecco che sto per inserire l'ultima infilata del giro. Come vedete già è bellissimo così. Adesso faremo l'ultimo giro, quindi usciamo da questa rocaille 11 0 che precede la WIB Duo e inseriamo sul lago una 15 0, una rocaille 11 del secondo colore, rocaille 11 del primo colore, una rocaille 11 secondo colore e una 15 0. Ora vi faccio vedere la sequenza, ecco qua. E ci inseriamo nella 11 0 e nelle perline successive. Si formerà quindi questa punta sulla WIB Duo. Faremo questo passaggio per tutto il giro. Ecco il ciondolo quasi terminato, dobbiamo soltanto inserire il portaciondolo, quindi infiliamo sul lago questa sequenza: una rocaille 11 0 del primo colore, una perla da 4, 2 rocaille 11 0, il portaciondolo, 2 rocaille 11 0, una perla da 4 e una rocaille 11 0. Ci inseriamo dal lato opposto della rocaille 11 0 di punta. Ecco qui. Ripassiamo più volte all'interno del cappietto, andiamo avanti nella lavorazione, facciamo un paio di nodini e il ciondolo è terminato. Ho chiuso il lavoro, ho inserito la catena aggiungendo il moschettone con gli anellini. Devo dire che a me piace tantissimo, spero che anche a voi piaccia. Vi ringrazio per la visione e ringrazio ancora una volta il sito di Semplici Bijou per questa splendida collaborazione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!